Benvenuti o bentornati in questo nuovo video. Eccole qua, due scatolette nuove. Cosa racchiudono? Questo abbiamo un router VA-Link AX3000, è un routerino piccolo portatile da viaggio e non. Cosa fa? Tante cose. Innanzitutto ci permette di collegare il nostro smartphone con l'hotspot senza doverci collegare in wifi, cioè in wireless. Quindi inserire il cavetto dalla parte dello smartphone, dall'altra parte USB-A nel router e siamo già a posto. Ovviamente bisogna configurare tutto all'interno, cioè abilitare la voce all'interno del pannello di controllo del router, ma ovviamente si può collegare anche a una rete wifi esterna, a una rete LAN, un VPN, a un disco esterno, un sacco di cose, ok? E quindi adesso le vedremo più o meno, non tutte, ma quelle che possono servire di più nel dettaglio. E invece di qua abbiamo una ventolina, anzi doppia ventolina, perché questo routerino si scalda un po' e c'è stata una vicendina piccola, una storiellina molto semplice. È arrivato la prima volta, l'ho provato, funzionava bene, la mattina dopo non si è acceso più, era morto, e quindi l'ho dovuto mandare indietro. Ho provato anche un Kinetic a prendere, ma non piaceva come fatto, come non aveva la possibilità di andare hotspot tramite cavo, quindi era brutto anche da vedere, diciamo la verità. Quindi cosa ho fatto? Ripensandoci l'ho ripreso ed è arrivato in cellofanato, quindi il primo non era in cellofanato, non aveva il cellofano intorno, sapete, la plastichina trasparente, quindi magari poteva essere anche stato un reso, che ne so. Quindi questo l'ho provato un paio di settimane, funziona ancora e adesso lo andremo a ritestare. E qua dentro ci sono le due ventoline perché si scalda, quindi bisognerà ficcarcele sotto. Andiamo a fare l'unboxing e poi andiamo a fare una prima configurazione del router. Iniziamo a vedere le ventoline. Sono due le ventoline, qui abbiamo le istruzioni, intanto c'è un escavatore fuori che sta mettendo a posto il fiume perché ci saranno le sparate tra poco qua fuori, quindi bisogna farsi da parte, attenzione che non crolli palazzo. USB-C, tanto di 3 velocità, quindi molto buono. Abbiamo anche i gommini per appoggiarci sopra, ovviamente un computer, un router, quello che è, e quindi direi che questo prodotto lo consiglio assolutamente, anche perché l'ho già provato e raffredda un sacco sia il router che ovviamente eventuali smartphone che ci potete mettere sopra. Quindi adesso facciamo così, mettiamo la scatola da qualche parte e andiamo a vedere il router. Ecco qua la scatola del routerino che io già ovviamente abbondantemente sfasciato. Allora, il router è questo qui. Innanzitutto vediamo qua sotto cosa c'è. Allora, il caricatore ci è andato, ragazzi, la cosa da ricchi, proprio. Allora, poi abbiamo ovviamente il cavo di ricarica che è un USB-C da una parte e un USB-A dall'altra parte, vabbè, lo stesso, e abbiamo anche il cavetto di rete, quindi possiamo anche andare a collegare il nostro router via LAN, ok? Quindi molto molto interessante. Lasciamo un attimo di qua, andiamo a prendere il router, che è questo qui, guardate com'è piccolino, com'è bello, come è carino, com'è carino, guardate com'è carino, è piccino, carino, bellissimo, cioè secondo me è meraviglioso. Sotto abbiamo i libretti di istruzione e niente più. Andiamo a chiudere la scatolina. Allora, innanzitutto abbiamo le antennine, vedete, si tirano sulle antennine, ok, possiamo direzionare, ma sono antenne gigantesche, ma diciamo che è carino. Qui abbiamo la ventola, ok, di raffreddamento che entra in azione sia quando si resetta sia la prima accensione, cioè la prima accensione della giornata. Nella parte posteriore abbiamo innanzitutto la presa, ovviamente, che dobbiamo alimentarlo, ok, che va in USB-C, le due prese LAN, ok, molto interessante, e quello che vi dicevo prima, qui abbiamo l'USB-A.
Quindi qui ci possiamo collegare sia un disco esterno per condividerlo, sia un smartphone per andare direttamente in hotspot, quindi senza doverlo configurare, basta accendere una vocina all'interno del pannello di controllo. Poi di qua, alzando ovviamente l'antenna, qui abbiamo un tastino per mettere il nostro router in modalità router o repeater, ok, che può ripetere ovviamente anche una wifi. E dall'altra parte, molto importante, abbiamo il tastino, il buchetto di reset. Basta infilarci dentro o una graffettina o quelle che si usano per togliere le sim, e sotto abbiamo invece tutto quello che riguarda la connessione. Nel manuale c'è scritto che sotto c'è la password della wifi, ma no, perché la wifi quando noi ci colleghiamo al router non ci chiede la password, quindi non serve a nulla. Bene ragazzi, non ci resta che andarla a configurare. Allora, la prima cosa da fare, dobbiamo andarlo a alimentare e la lucetta davanti incomincia a lampeggiare, ok? Innanzitutto avvio la ricerca della wifi sull'iPad e quindi siamo pronti per una prima configurazione. Ecco, per resettare il router ci vuole una spilletta. Io la spilletta non ce l'avevo e cosa ho fatto? Ho preso un chiodinetto e quindi insistete un po', vedrai che quando si resetta le ventole incominciano a girargli, ok? Allora ragazzi, adesso non è un fulmine di accensione, però quando funziona non è un problema. Quindi adesso andiamo a vedere che comparirà nella nostra lista delle wifi. Vedete che non è velocissimo, però diciamo che alla fin dei conti apparirà, e soprattutto non ci vorrà la password perché non la chiede la password della rete. Ok, dai, su che ci siamo. Vedete qua il guest, innanzitutto abbiamo anche la possibilità di mettere un account ospite, quindi per non dargli l'accesso al disco, non dargli l'accesso ovviamente a varie cose. Eccolo qua. Adesso ci clicco sopra. Se il router si è ovviamente acceso bene, vedete che non c'è nessuna password, e ovviamente ci dirà anche che non c'è nessuna rete internet. Adesso cosa facciamo? Andiamo ovviamente in Safari, non ci resta che inserire l'indirizzo IP. Ok, 192.168.21, vedete? Qua ci dà l'opportunità di fare la prima configurazione, quindi andiamo a cliccare qui e qui c'è la prima configurazione. La cosa interessante è questa: innanzitutto possiamo staccare le due linee, quindi la 2,4 e la 5G, per avere due password separate, ok? Se lo volete fare, diciamo all'inizio di questa configurazione, dobbiamo andare a deflaggare, ok? Qua vedete che si apre praticamente la possibilità di mettere due password diverse. Non solo due password diverse, ma possiamo mettere anche una password ovviamente all'accesso dell'admin, che sarebbe del pannello di controllo, che sarebbe meglio. Ora vado a mettere le due password sia nella 2,4 e nella 5G e sia nell'admin. Ovviamente possiamo anche cambiare il nome alla rete, ma io lascerò così. Ecco, io per praticità ho messo la 2,4 e 5G la stessa password. Bene, possiamo andare in salva. Ecco, ci viene chiesta ovviamente la zona di appartenenza e possiamo andare avanti. Ecco, ci viene ovviamente anche proposto il QR. Adesso alla fine di questa diciamo barra di avanzamento possiamo cliccare sul tasto sotto, ok, aggiorna. Ovviamente sparirà la pagina web o non sparirà, ma il modem ovviamente si disconnette e dovete andare a riconnettervi, ok, con la password della 5G o la 4 o la 2,4, oppure se volete rientrare nel pannello di controllo dobbiamo ovviamente dare la password che abbiamo scelto. Ok, possiamo andare ad aggiornare. Ok, vabbè, mi chiede di salvare la password, facciamo un'ora, aggiorna. Ecco, vedete, non sparisce, ok? Però se ritorniamo nella wifi sicuramente il nostro router si è resettato, ok? Vedete, mi sono collegato adesso al mio smartphone.
Adesso dovete dargli tempo, ok, per poter ritornare, ok, e quindi possiamo ricollegare, eccole qua, è già arrivato, ok, è arrivata la 5G e deve arrivare anche la 2,4 e possiamo ricollegarci al pannello di controllo. Ovviamente per collegarci al pannello di controllo dobbiamo andare a collegarci alla rete, perché alla rete del router, perché sennò non ci colleghiamo, e ovviamente possiamo anche farlo tramite ovviamente cavo di rete. Ok, se tutto funziona per il meglio, vedete che è sparito, ecco è ritornato, ok, adesso vado qua e mi dovrebbe chiedere la password. Ci metto la password, sì, vado. Ecco, adesso se non si connettesse subito vuol dire che sta ancora lavorando, ok, salvando, non vi preoccupate. Adesso vedete che tra poco apparirà sotto la scritta che non c'è la rete internet, eccola qua. Ora ci andiamo a collegare all'interno del pannello di controllo di nuovo e andiamo a vedere cosa possiamo fare. Ovviamente adesso ci chiederà di inserire la password, ok, io l'ho copiata, la vado a incollare, ok, e vado a dare entra. Adesso non voglio salvare nulla ed eccoci qua nel pannello di controllo del router. È molto semplice come pannello di controllo, non ha niente di strano. Innanzitutto abbiamo sotto controllo tutto, ok, se siamo connessi a internet. Infatti vedete che sul lato, da questa parte qua, ok, internet è sconnesso. Tutti i vari multilan, la VPN, abbiamo ovviamente sotto controllo anche le connessioni, abbiamo sotto controllo ovviamente anche qui sotto chi è collegato, le chiamano clienti, vabbè, comunque clienti, e quindi abbiamo tutto sotto controllo. Ecco, la prima cosa che voglio fare adesso è questa, andare a abilitare una voce. Quindi cosa facciamo? Andiamo su e andiamo in di più, ok, che non è un supermercato. Allora poi vedete la VPN, ecco, vi faccio vedere subito la VPN. Vedete, però la VPN ovviamente va allacciato a un servizio, quindi se volete vi allacciate a un servizio USB. Ok, qua interessante, vedete qua, ingrandisco un po' così ci vedete anche voi. Vedete qua c'è servizio di archiviazione, vuol dire che se adesso vado a fare così, praticamente clicco su servizio di archiviazione, vedete, vado qua, ok, adesso devo abilitare ovviamente questa voce, perché se no non si fa, no, è già abilitata questa voce qua. Abbiamo la password, vedete, e il username, però bisogna collegare un disco, adesso non ce n'è collegati. Ecco, la cosa brutta, un po' spiacevole, che va solo con formattazione MS-DOS, non vede i dischi formattati in formato Apple, ok, diciamo macOS o iPadOS che sia. Un'altra cosa interessante, ovviamente ritornando in USB, è questa: condivisione di rete USB. Cosa vuol dire? Se io vado adesso qua a abilitarla, praticamente, se io l'abilito, come vado a connetterci adesso uno smartphone, ok, router via USB A, lui praticamente prende automaticamente l'hotspot. Non ci credete? Andiamo a vedere. Prima di collegare ovviamente lo smartphone devo andare a salvare le impostazioni, quindi do salva, fa sempre la stessa cosa, vedete la righetta, l'avanzamento, e poi potrò andare a fare questa operazione. Ok, perfetto, finito, sempre aggiorna. Adesso, ora sì che posso fare questa operazione qua. Quindi vado a inserire la presa del mio iPhone all'interno della USB A del router, vedete che adesso lampeggia, tra poco non lampeggerà più, e ovviamente sul telefono si dovrebbe, se tutto va bene, ok, bisogna ovviamente autorizzare, questo me lo dimentico sempre, autorizziamo con la faccia, non mi fate dire con cosa perché potrei diventare anche volgare. Ok, autorizzato, forza che ce la facciamo. Non ce la facciamo. A few moments later. Ok ragazzi, era solo questione di tempo, non abbiamo più nessuna pazienza noi nella vita, quindi è così, e Gennaro è uno dei tanti. Ecco qua, se siamo collegati, vedete, ovviamente con la rete. Adesso per fare una prova cosa si fa? Ovviamente si va a vedere
se un servizio qualsiasi funziona. Andiamo su Apple Music, se appare tutto il quadro la rete funziona, quindi la connessione alla wifi è, diciamo, praticamente instaurata. Adesso ovviamente possiamo anche fare un'altra connessione, non solo abbiamo la possibilità di connetterci praticamente via cavetto, possiamo anche connetterci via ovviamente rete wifi del nostro cellulare. E adesso lo andiamo a fare: stacchiamo brutalmente ok la connessione e andiamo a riconnetterci nel pannello di controllo. Possiamo andare a collegare ovviamente l'hotspot o qualsiasi rete wifi rendendo il nostro router un ripetitore. Quindi adesso andiamo sempre nel pannello di controllo, andiamo sotto rete, la prima voce, e andiamo a cercare proprio il ripetitore, ed eccolo qua, vedete, ripetitore wireless. A questo punto, ok, abbiamo queste opzioni. Dobbiamo innanzitutto sempre andare ad abilitare la nostra voce. A questo punto, quando abbiamo abilitato la nostra voce, vedete che qua sotto cambia, avvia scansione. Allora, se io clicco qua sopra, a questo punto ci verranno proposte tutte le reti wifi che ci sono intorno, e ovviamente comprese le mie, che conosco la password, quindi posso utilizzarle. Non è una velocità pazzesca la ricerca, la scansione, ragazzi, pazienza, ma quando ha fatto, ovviamente la connessione sarà immediata. Allora, ha trovato il mio iPhone. Ricordatevi una cosa importante: il telefono in questione iPhone deve essere abilitato al Bluetooth e anche la Wi-Fi, e non deve essere connesso ovviamente a nessuna Wi-Fi, altrimenti l'hotspot non può funzionare. Ora clicchiamo sulla mia rete, ovviamente dovrò andare a inserire la password. Ok, se la password inserita è giusta, vado a fare salva, e a questo punto l'hotspot del mio smartphone dovrebbe accendersi. Ok, si è già acceso, ma non so se è collegato a qualche altro dispositivo. Ragazzi, abbiate pietà, qua non si capisce niente, troppi dispositivi, non si capisce più niente. Perché guardo il microfono? Bella domanda, perché delle volte non l'accendo. Si è tolto non c'è più l'hotspot. Vediamo se invece si collega. Allora, dunque, internet non connessa. Abbiamo fatto qualche errore. Sì, non è un campione. Ah, eccola qua, eccola là. Adesso arriva che qua, connesso, perché deve essere connesso per forza. Adesso arriva. Innanzitutto possiamo fare una prova. Torniamo indietro, andiamo a vedere se qua siamo collegati con la linea giusta. Ci siamo. Vedete che sotto adesso non appare più la scritta connessione inesistente, ok? Nessuna connessione in internet. Quindi se adesso, aspettate un attimino, ma poi dovrebbe non comparire, facciamo la stessa prova, andiamo su un qualsiasi cosa, un servizio, un sito internet, andiamo qua e vedete che praticamente appare Apple Music. Quindi la connessione al nostro hotspot, sia tramite cavo che tramite wireless, è andata benissimo, è andata a buon fine. Ora connettiamo un hard disk al nostro router tramite sempre la porta USB-A. Non so se funziona con un hub collegandoci sia lo smartphone che l'hard disk, non lo so. Comunque siamo sempre nella sezione di più, andiamo da questa parte sempre dal menu, diciamo dalla lista sinistra, sempre su USB. Andiamo a cliccare su server, ok, di rete, e qui dobbiamo andare a abilitare la voce. A questo punto questo è il username e la password possiamo cambiarla. Ecco, all'inizio la password è share e poi ovviamente dovete cambiarla perché vi dice di cambiarla. Andiamo a fare salva. A questo punto abilitiamo questa funzione e andiamo a vedere in file, diciamo, di iPadOS cosa succede. Eccoci nell'applicazione file iPadOS, andiamo nei tre puntini, andiamo a connettere il server e qui dentro dobbiamo scrivere l'indirizzo del router. Se l'indirizzo è giusto, dando la spunta, vi verrà chiesta la password di username. Inseriamo i due parametri.
Ok ragazzi, se tutto è esatto dovrebbero apparire le cartelle all'interno del disco, eccole qua, e questo è il mio dischetto qua, il mio disco. Ecco, solo, come ho detto, formattazione DOS. Una cosa però che non capisco e non mi piace tanto, forse è colpa di iPadOS, io non l'ho provato col Mac, che se vado a cliccare su qualsiasi cartella contenente un file, anche un'immagine, questa non mi viene visualizzata, cioè vedo il contenuto ma non mi viene visualizzata l'immagine. Se io vado qua, vedete, clicco su qualsiasi immagine, non mi viene visualizzata, ma se vado col tasto destro e vado a chiedere informazioni, c'è una visualizzazione rapida, aspettate un po', vedete che non la vediamo, allora qua c'è un problema. Però se vado a fare tasto destro, richiedo informazioni, questa è una JPEG, quindi si dovrebbe vedere. Se non vado errando come cavallo, no, è una JPEG, non so. Quindi vabbè, cosa serve per trasferire dei file? Perché a questo punto se non li possiamo vedere poco ha senso. Comunque vi ripeto, dovete provarlo sul computer. Bene, per staccare l'hard disk dal router ricordatevi sempre di staccare prima la connessione nel vostro file manager Windows dove siete, perché se no roviniamo l'hard disk. Ok, passiamo alle ventole. L'ultima cosa che ne ho detto nel pannello di controllo, c'è anche un accesso remoto, quindi configurando, andando a flaggare quelle cose lì, potete accedere da remoto, diciamo da esterno, a un vostro disco, ok, che avete collegato a questo router, quindi molto simpatico. Avete un cloud privato senza pagare nessuna spesa. Allora andiamo a togliere la fascettina che unisce i cavi e io la metto qua per non perderla. Ragazzi miei. Adesso vado a collegare le ventole, le ventole alla corrente, perché sennò non vanno. E già qua che di ventole ce n'è tante, il ventilatore, che sentite un po' di vento nel microfono, ma ragazzi non si può fare a meno, anche perché ve l'ho detto che fuori stanno lavorando, quindi finestra chiusa. Le ventole le accendo, molto semplice, ok? Niente di strano, ma costano veramente poco. Adesso non mi ricordo cosa, 17 euro, adesso non vorrei sbagliarvi, poi ovviamente tutti i prodottini che sono in questo video sono ovviamente in descrizione. Ecco, se adesso ovviamente bisogna azzeccare il senso, vado a prendere il router, ce lo metto sopra, vado a staccare il disco, non mi serve, ce lo metto sopra. Vedete, abbiamo due spazi, uno metto il router, lo metto anche così per occupare meno spazio, ovviamente poi vedete voi, e poi anche per andare a raffreddare lo smartphone. Quindi cosa volete di più dalla vita? Ragazzi, bisogna attrezzarsi, quest'estate è molto calda e ricordiamoci che questi dispositivi ne soffrono, quindi come ne soffriamo noi. Bene, andiamo alle conclusioni. Bene, router VuaLink AX3000 consigliatissimo ragazzi, se andate in viaggio di piacere o di lavoro è un partner eccezionale, perché potete collegarvi ovviamente in una rete wifi dell'albergo oppure anche una LAN dell'albergo e praticamente utilizzarla con tutti i vostri dispositivi senza passare dal vostro smartphone eccetera. Quindi consigliatissimo. Anche le ventole, consiglio sempre ventole, avete visto i video che ho fatto in quest'estate per raffreddare i nostri dispositivi. Infatti c'è l'iPhone 13 che mi sta riprendendo con una ventolona, perché ragazzi fa caldo e i dispositivi soffrono, soprattutto quando si fanno questi video, e quindi qualche lag sul video ovviamente è dato proprio dalla temperatura. Bene ragazzi, se vi è piaciuto questo video condividetelo con i vostri amici, che fate crescere il canale, forza, datemi una bella spinta ragazzi, e datemi un calcio, una bella spinta e fatemi arrivare a 5.000, che forse non vorrei essere presuntuoso ma me lo merito. E poi se volete, siamo arrivati ovviamente alla richiesta ufficiale, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e azionate la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò in futuro. Quindi vi auguro una buona estate e ci vediamo presto.